Il fantasma dei poli è il titolo di un libro del 1906 scritto da William Reed. In questo libro l'autore sosteneva che i poli non erano stati scoperti perché non esistevano. Erano un fantasma, appunto. Reed fu motivato a scrivere il libro dopo aver letto i resoconti dei viaggi degli esploratori nelle zone artiche. Era rimasto colpito da alcune notizie che non si adattavano all'idea che si era fatta del Polo Nord. Aveva immaginato, come tanti altri, che il Polo Nord fosse il regno inospitale dei ghiacci eterni, senza vita, ma ora alcune informazioni contraddicevano questa visione. Nel suo libro emergono domande a cui cerca di dare una risposta, e la risposta che dà ai fenomeni descritti dagli esploratori nei loro diari di bordo è che la Terra, ad un certo punto, a una certa latitudine, piega su se stessa e continua all'interno. Si tratta della teoria della terra cava, già introdotta da Sir Edmund Halley 2 secoli prima. Per Reed i racconti degli esploratori confermavano questa teoria, dal momento che riteneva non ci potevano essere altre spiegazioni, visto che la forma della Terra era stata ampiamente ufficializzata dalla rivoluzione scientifica. In questo modo, nel libro, riesce a dare una soluzione a tutte le domande. Ma vediamo innanzitutto cosa emergeva dai resoconti di quei viaggi che lui aveva letto con attenzione. Gli stessi resoconti che fornirono anche il materiale per un altro libro, scritto 14 anni dopo da Marshall Gardner, il quale, pur non conoscendo il lavoro di Reed, giunse alle medesime conclusioni. Ma cosa dicevano gli esploratori artici? Durante l'epopea della ricerca del Polo Nord e del passaggio a nord-ovest, riferivano tutti che le estreme latitudini riservavano delle sorprese. Innanzitutto erano stupiti dal grandissimo numero di uccelli. Il capitano Bici, botanico, cartografo, 100.000 chilometri percorsi in 3 anni sul mare, nel 1825 scrisse che le gazze erano così numerose che con un solo colpo di fucile se ne potevano colpire una trentina, per la felicità dei marinai che potevano così consumare carne fresca. Altri stormi di uccelli migratori oscuravano il cielo ed erano diretti a nord del Polo Nord. Il capitano fece anche un calcolo: 16 uccelli per metro cubo e il risultato dava almeno 4 milioni. Uccelli che si potevano osservare in Europa una parte dell'anno, per un periodo ai tropici, ma che poi scomparivano in inverno nel nord. E c'erano i conigli. A 81 gradi di latitudine nord il comandante Otto Sverdrup vide così tanti conigli che diede il nome Fiordo dei Conigli a una insenatura. E poi pesci, animali anfibi, balene, fino al minuscolo krill di cui la balena si nutre, ingoiandone milioni ad ogni boccata, a 400 metri di profondità. Il capitano Hall scriveva nel diario di bordo: «Ci troviamo in un paese molto più caldo di quanto ci aspettassimo. E c'è tanta selvaggina, lupi, conigli, buoi muschiati, volpi, orsi, foche, anatre». Il comandante Franklin, la cui spedizione ebbe una tragica fine, raccontata in film e serie TV, e sulle cui tracce si misero quasi tutti i vascelli, aveva notato che gli orsi si spingevano a nord e a qualsiasi latitudine si trovasse c'erano sempre orsi davanti a lui, che lo precedevano andando a nord. L'esploratore Elisha Kane, a 82 gradi di latitudine nord, trovò farfalle, api, mosche, lupi, volpi, orsi e anatre, là dove credeva di trovare ghiaccio perenne e temperature rigide. E la cosa strana era che gli animali migravano a nord per sfuggire all'incipiente inverno artico. Tutti questi indizi avrebbero dovuto far pensare a nuovi territori sconosciuti con clima temperato che si estendevano al di là del polo. Invece Reed ipotizzò un'apertura al centro dell'oceano che portava sì ad altri continenti, però all'interno della Terra. Vediamo altri appunti di viaggio. L'esploratore McClure notò con un certo stupore che correnti di acqua calda giungevano a lambire le navi, portando rami con germogli ancora freschi e tronchi,
che si ammucchiavano sulle rive e una moltitudine di iceberg. Dalle navi se ne potevano contare a centinaia, montagnole di acqua dolce piene tra l'altro di detriti, sassi, ghiaia. E c'era anche una elevata quantità di polline racchiuse nel ghiaccio. In alcuni punti la neve assumeva una colorazione rosa o gialla o verde. Da dove proveniva tanto polline se davanti a loro c'era solo mare aperto che si estendeva a perdita d'occhio? Infine, la Groenlandia appariva come l'habitat ideale addirittura per le zanzare, cosa che crea problemi ancora oggi. Apro una parentesi. Anche se oggi questa proliferazione viene attribuita ai cambiamenti climatici, in realtà le zanzare c'erano già 200 anni fa. E se tutti questi racconti non fossero bastati, c'erano quelli di un futuro premio Nobel a confermarli. Parliamo di Federico Nansen, il più grande esploratore norvegese, oltre che studioso e ricercatore di fama, a cui venne attribuito il premio Nobel per la pace nel 1922. Nansen si spinse più a nord di tutti. Così racconta: era strano navigare in mare aperto a settembre, nemmeno una lastra di ghiaccio, solo cielo scuro davanti. Gli sembrava un sogno. Mai, prima di partire dalla Norvegia, avrebbe pensato a una cosa simile. Niente ghiaccio dal 6 al 21 settembre. Nansen era anche stupito dalla deriva di alberi lungo le coste della Groenlandia, fino a 86 gradi di latitudine nord. Ma soprattutto era sconcertato dalla continua caduta di polvere scura sul ponte della nave. Era cenere. Ecco le sue parole: andiamocene a casa, sono stanco. Perché rimaniamo qui? Non c'è niente tranne polvere, polvere, polvere. Infatti annullò la spedizione. Quella polvere analizzata risultava composta da ferro e carbone, come se fosse fuoriuscita da una eruzione vulcanica. Ci sono vulcani nell'Oceano Artico. Come si spiegavano quelle anomalie? Reed pensò quindi che ci fosse un'apertura da qualche parte e che i fenomeni si generassero nel centro della Terra. Così spiegava la polvere. Erano i vulcani all'interno della Terra e le aurore boreali erano il riflesso di un sole interno. E se la bussola impazziva e il lago virava verso il basso, era perché all'interno della Terra c'era un enorme magnete, eccetera. Non poteva essere altrimenti. La Terra era cava ed era calda al suo interno, e questo spiegava le correnti calde, la polvere, le piante, la direzione degli uccelli. Solo un'apertura poteva giustificare quelle incongruenze. Per riassumere, ecco le domande emerse dal libro. Perché era così difficile raggiungere il polo? Perché la bussola impazziva e il lago mirava in basso e in alto? Cosa produceva le maree nell'Artico? Qual era la causa delle aurore boreali? Dove si formavano gli iceberg di acqua dolce e in che modo? Cosa causava la forte pressione nel ghiaccio anche durante il tempo calmo? Perché era più caldo vicino al polo che non 600 o 1000 miglia lontano? Perché il ghiaccio era pieno di sabbia, pietre e ghiaia? Perché la neve assumeva colori diversi, a volte rossa, a volte verde o gialla, e a volte nera per il carbone? Perché non c'era ghiaccio continuo, ma mare aperto tutto l'anno? A conclusione di quanto sopra detto, abbiamo 3 possibili soluzioni. La prima è che tutti i capitani di vascello erano dei bugiardi. Secondo, gli esploratori artici dicevano la verità, la Terra è cava e questo spiega le anomalie da loro riscontrate. 3. Gli esploratori artici dicevano la verità, ma la Terra non è cava, per cui ci devono essere altre spiegazioni.